Come anticipato anche nello scorso video, seguiremo la guida come testo di riferimento, questa guida, questo manuale che ho realizzato per la pesca spinning in mare, e parleremo in modo sommario di vari argomenti che nel manuale trovate maggiormente approfonditi. Questo anche per non fare un video troppo lungo o noioso. Ricordo che questa guida la trovate sia in formato ebook che cartaceo, disponibile sullo shop Amazon. Vi lascio il link e riferimento in descrizione e ci tengo a ricordare che è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Ora ci faremo aiutare da alcune grafiche in modo da fornire una sorta di mappa concettuale per capire meglio a che punto siamo, quali sono gli argomenti già trattati e quelli che dovremo affrontare in seguito. Con il termine pesca spinning intendiamo quella tecnica di pesca dove si utilizzano esclusivamente le esche artificiali. Queste vengono lanciate e recuperate tramite una canna ed un mulinello su cui è caricato ovviamente del filo. La parola spinning deriva dal verbo inglese to spin e significa ruotare. Questa in qualche modo va ad indicare l'azione del nostro mulinello nel recuperare. Solitamente lo spinning è una pesca attiva, viene praticata facendo continui lanci e recuperi e spostandosi lungo la nostra zona di pesca. Lo spinning può essere praticato sia in mare che in acqua dolce, in tutti gli habitat praticamente, ed è rivolto principalmente alla cattura dei pesci predatori. Possiamo definire lo spinning una tecnica in continua evoluzione perché grazie soprattutto alla sua diffusione stiamo assistendo alla nascita di tante sottocategorie che sono generate principalmente dall'evoluzione dei materiali e delle attrezzature. Le case produttrici hanno grande interesse a andare a coprire queste richieste di mercato. Si può parlare di light spinning, ovvero lo spinning leggero che prevede l'utilizzo di esche ed attrezzature light e che si rivolge a prede di piccole e medie taglia. Allo stesso modo possiamo trattare di spinning pesante in caso ci rivolgiamo a grosse prede e che prediligono l'utilizzo di attrezzature, quindi canne, mulinelli artificiali di potenza superiore. Tuttavia ci sono altre varianti anche in base alle tipologie di esche utilizzate e che prevedono attrezzature specifiche come ad esempio lo shore jigging o il light jigging, dove si utilizzano esclusivamente esche in metallo che si chiamano jig. Un'altra categoria che possiamo trovare è il popping, dove vengono utilizzate delle esche di superficie che vengono definiti popper. Allo stesso modo possiamo trovare la pesca con le esche siliconiche, con le gomme. Ce ne sono davvero di tante e sono sicuro che tante ne arriveranno ancora in futuro. Ognuna di queste categorie prevede attrezzature come canne, mulinello e fili dedicati allo scopo di affrontare specifiche esigenze di pesca. In questo modo, se da un lato abbiamo la possibilità di in qualche modo affinare e personalizzare il nostro stile di pesca, dall'altro sicuramente andremo a creare maggiori difficoltà, soprattutto in chi vorrebbe muovere i primi passi e non sa da dove cominciare. In ogni caso, anche per non allargare troppo il discorso, in questo video tutorial ci dedicheremo principalmente allo spinning classico, utilizzando attrezzature di media potenza e rivolgendoci a predatori di media taglia. Parliamo di canne capaci di lanciare esche fino a 25, massimo 30 grammi, ideali per coprire tante situazioni di pesca e per la ricerca dei predatori del sottocosta classici di taglia media, come le spigole, i serra, il barracuda o i piccoli tunnidi nelle zone dove ci sono questi predatori. Parliamo di pesci comunque che vanno dal chilo fino a 4-5 kg di peso massimo.
del catch and release. Nel nostro paese la pesca spinning in mare è una tecnica di recente introduzione, anche se di antiche origini, la sua diffusione ha avuto un grande sviluppo a partire dagli anni 90. Si hanno notizie dei primi pescatori a spinning tanti secoli fa in America o nel nord Europa, ma anche in Giappone, dove si utilizzavano delle esche artificiali che erano realizzate in diversi materiali come le piume o il legno. Queste esche venivano lanciate e poi, tramite un rocchetto conico in legno che fungeva da mulinello, la lenza a cui erano annodate veniva recuperata e avvolta su di esso. Lo spinning è una tecnica nata principalmente per l'acqua dolce, ma che poi si è sviluppata anche in ambiente marino. Tuttavia, credo che la pesca spinning non sia solo prendere dei pesci, ma ci sono tante sfaccettature che la rendono accattivante, innovativa e soprattutto ecosostenibile. È un termine che ultimamente ne stiamo sentendo parlare davvero tanto, soprattutto questo perché questa tecnica consente di poter liberare le prede, come già vi ho detto in precedenza, con il catch and release, che minimizza l'impatto verso l'itiofauna e l'ecosistema dei piccoli e grandi habitat. Il rilascio è inteso come un gesto di grande sportività ed è indispensabile, secondo me, soprattutto nella pesca in acqua dolce, questo per divertirci e far divertire anche chi verrà dopo di noi. Capisco perfettamente che per chi inizia, che ha come obiettivo principale quello di catturare i pesci, vedrete che con il tempo imparerete e impareremo ad apprezzare anche la bellezza di questo sport, anche se il nostro carniere sarà vuoto, quindi anche se non avremo catturato dei pesci. Praticare il catch and release, inoltre, ci tengo a ribadire che è una pratica che rappresenta anche una crescita personale, che fa di un pescatore sportivo maturo, attento e responsabile. Personalmente trovo già tanta soddisfazione a muovere bene le esche oppure non so, a lanciare lontano e preciso, soprattutto nella pesca nelle foci oppure in spot molto particolari, all'interno dei porti, in prossimità delle banchine, delle barche. E allo stesso modo trovo molto appagante usare delle attrezzature performanti e poi in caso di cattura molte volte mi basta una semplice fotoricordo prima di ridare libertà al pesce e ringraziare per quello che il mare mi ha donato.
da trattare in modo più approfondito. Grazie a tutti ancora per la visione e lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!